Pomeriggio amici, amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi vi avevo promesso che avrei fatto a breve un video unboxing, una review. Sì, perché mi è arrivato un pacco, voi naturalmente la scritta la vedete sempre al contrario, da Fili e Forme. Mi è arrivata una bella campionatura di un filato, che non è soutache in questo caso, ma comunque un filato sempre utilissimo per i nostri gioielli. Questo è un video in collaborazione, lo dico perché ci tengo a specificare che questa azienda Fili e Forme produce veramente dei filati bellissimi per la realizzazione dei gioielli artigianali, ma soprattutto perché scegliere poi questa azienda per utilizzare i loro prodotti all'interno dei miei bijou, perché questa azienda è italiana e produce filati veramente made in Italy e quindi diciamo che è un valore aggiunto a mio parere all'artigianalità, perché unisce la produttività italiana di un'azienda italiana all'artigianalità, alla creatività italiana. Oggi quindi sarà un video un pochino diverso, al di là che vi mostrerò questi materiali, ma alla fine del video per le più curiose vi mostrerò anche un breve pezzetto di video di quella che è proprio la produzione delle piattine soutache. Lo sapete che per lo più realizzo gioielli tessili con il soutache, mi piacciono anche le altre tecniche, ma ultimamente sono parecchio incentrata sul soutache e devo dire che le loro piattine soutache sono veramente bellissime ed uniche. Quindi alla fine di questo video troverete una piccolissima parte, pochi minuti, un minuto e mezzo, due, in cui c'è un video proprio girato all'interno dell'azienda dove vi mostro, e questa è una cosa bellissima ragazzi, come viene come viene prodotta la piattina di soutache, perché è facile dire il soutache è un cordino, è qualcosa per decorare i nostri gioielli, le pietre, i cristalli. Quando oggi ho visto questo video mi sono resa conto che dietro una semplice piattina di soutache in questo caso, o come nel caso di questo cordino cablé di cui ne ho una bella scorta qui in tantissimi colori, c'è una storia, c'è una passione di un'azienda che porta avanti l'unicità dei suoi prodotti, un'azienda che crede quindi in quello che produce, in quello che realizza, perché è facile dire Made in Italy, ma quando poi vedi veramente dall'A alla Z quello che c'è dietro un semplice cordino o a una semplice piattina di soutache, veramente ti rendi conto che c'è tanta bellezza e passione. Ti rendi conto che dietro a ogni filato, ad ogni piattina, c'è una storia, no? C'è la cura, c'è la precisione, c'è l'amore per il dettaglio, per la scelta dei materiali. Quindi di questa collaborazione io sono veramente contenta perché penso che sia una scelta di qualità, veramente di qualità per dare un valore aggiunto ai miei gioielli artigianali. Quindi io condivido questo con voi, spero di farvi piacere. L'azienda vi ho già detto che si chiama Fili e Forme, ma già lo sapete perché è circa un anno e mezzo che uso esclusivamente le loro piattine e quindi niente, vi lascio a fine video questa brevissima fase di produzione della piattina soutache, che non è un semplice filo decorativo e soprattutto è made in Italy, dall'A alla Z, quindi una scelta per me da appoggiare perché il Made in Italy veramente dà secondo me prestigio a tutti noi italiani, quindi portiamo avanti il Made in Italy. Ok, adesso ho parlato già troppissimo, come sempre, giro la camera e vi mostro questi prodotti, vi metto il link in basso, tutti i miei link, vi metto il link di Fili e Forme e vi metto anche il codice sconto se voleste acquistare dal loro sito. Oggi vi mostrerò dei filati che sono dei filati cablé, sono di 2 mm, li vedete qua, li ho utilizzati io
per fare dei cordini gioiello per sostenere le mie collane, ma possono essere anche lavorati a un uncinetto grande. Sono nickel free, quindi vi mostro tutti i meravigliosi colori. Naturalmente secondo me ci sono anche altri utilizzi da poter fare di questi cordini, ma dovete restare qui sul canale, dovrete iscrivervi, cliccare sulla campanella in modo da restare aggiornati dei prossimi video. Guardate qui quanti colori, quindi giro la camera, vi mostro questi e alla fine restate qui inchiodati, vi mostro un piccolissimo pezzetto della fase produttiva. Mi raccomando, like, iscrivetevi, condividete, portiamo avanti questa community creativa. Lo so che Sutash un po' vi destabilizza perché lo vedete difficile, ma vi assicuro che è una scelta per creare gioielli che fa la differenza. Allora partiamo dal primo. Non ho acceso una lampada, c'è la luce naturale qui in laboratorio, spero che si veda bene. Allora, questo è il primo che vi mostro, in realtà già l'ho montato su questo ciondolo e vedete ha questi filamenti rosati e poi c'ha un'anima colorata che richiama questa bellissima colorazione di Sutash. Adesso ve li mostro pian pianino. Questo invece, come vedete, questo è un altro ciondolo e vedete che questo è colore su colore, quindi non si vede questa differenza di colorazione, quindi sono effetti a mio avviso tutti e due meravigliosi. Adesso vi mostro tutte quante le colorazioni perché sono tantissime e sono tutte bellissime, quindi in questo caso l'ho utilizzato per fare dei semplici cordini, ma è riduttivo chiamarli dei cordini perché sono dei veri e propri gioielli, dei cordini che sembrano veramente delle catene in metallo prezioso. Sono bellissimi e danno una luce meravigliosa. Allora vi mostro prima questi due, io apro tutti i pacchetti così un poco a caso questo mi contraddistingue e volevo mostrarvi questo nel dettaglio perché vedete che qui ci sono due colorazioni, come vedete questa è quella che vi ho mostrato come tipologia in questo ciondolo, quindi vedete colore su colore. Quest'altra invece che è più chiara e più cipriata perché vedete all'interno ha quest'anima, qui si vede bene, rosa e quindi conferisce una colorazione diversa. Vado abbastanza veloce perché altrimenti non finirò più di mostrarvi in questo video quello che voglio farvi vedere. Voglio essere breve e concisa. Qua ci sono tante altre colorazioni. Allora, vi mostro questa bellissima. Guardate. Spero che si capisca, si comprenda la colorazione. Questa è meravigliosa. Poi c'è questa con il blu e vedete i filamenti esterni in questo caso sono con l'argento perché ci sono alcune colorazioni di filo metallico, alcune oro rosa, alcune argento, alcune oro giallo, quindi cambiano tantissimo le sfumature. Cerco di essere anche ordinata, ci provo, quindi mettiamo qui il blu, poi vi mostro questo col verde, ecco qui, guardate che bello, e qui c'è, vedete, l'anima in verde e c'è l'esterno in oro. Sono tutti bellissimi e io li trovo favolosi e cercherò di utilizzarli anche in modo diverso. Poi vi mostro quest'altra busta di colori, io adesso le sto mescolando tutte, eccole qua, guardate. Ditemi voi se non sono meravigliosi. Oh, eccoli qua. Questo era il blu con anima argento e qui invece troviamo il blu con anima dorata. Stessa cosa
l'altro qui è quello con quest'anima di, non posso definirlo né un fucsia, con all'esterno il filato argento. Quindi a seconda della combinazione dell'interno e dell'esterno cambia naturalmente tutto l'effetto. Questo meraviglioso, bianco, esterno in oro, ed è un oro diverso da quello che vi ho mostrato precedentemente. Quindi veramente c'è da perdersi. Non so se sul sito di Fili e Forme già siano tutti quanti disponibili, però insomma prendete l'informazione così com'è e andate a sbirciare. Vi metterò il link e poi eventualmente chiederete stesso lì in azienda. Cos'altro vi dovevo mostrare? Ho questo rosa, che è rosa chiaro internamente e all'esterno, vedete, è argento. Quindi questo è più fredda, è una colorazione più fredda. Sono tutte colorazioni meravigliose, veramente. Ragazze, man mano che li sto aprendo tutti, guardate, questi hanno l'interno dello stesso colore, ma cambiando il filato esterno cambia il colore. Penso che si possa ben vedere. È fantastico, quindi sto mettendo vicino tutti quelli con base dello stesso colore, chiaro scuro. Poi alla fine farò una carrellata. In questa busta ci sono le altre colorazioni, ancora altre colorazioni su stesse basi interne, però con l'esterno, alcune in argento e alcune in oro rosa. Cerco di non fare i miei soliti macelli. Altra colorazione, filo interno, quindi la base di un color glicine, e all'esterno questo argento, quindi il filamento argentato. E qui sorpresona, perché questo che colore vi sembra? Base glicine, la stessa base, però qui c'è il filato oro rosato e quindi cambia completamente la colorazione da fredda a calda. Ecco perché ci tenevo a mostrarveli da vicino. E adesso andiamo in questo ultimo sacchetto dove c'è un bel giallo acceso. C'è questo c'è questo bellissimo giallo acceso, lo chiamo giallo ma non è giallo, scusatemi, oro acceso, e quest'altra colorazione sempre interno glicine, e l'esterno visivamente mi sembra di un oro leggermente diverso dall'altro, anche se da video non si vede tanto, ma io ad occhio nudo percepisco la differenza del filato esterno. E devo dire, ragazze, che sono tutti meravigliosi. Cioè, guardate sulla pelle l'effetto che hanno, cioè non sembrano dei cordini, sembrano dei veri bracciali in oro, no? Quindi qua ci dobbiamo pensare, dobbiamo fare qualche altra cosa e sfruttare questi meravigliosi cordini anche per altre lavorazioni. Ringrazio quindi Fili e Forme per questa campionatura meravigliosa, veramente super wow, di tutti questi cordini cablé in colori meravigliosi. Sono veramente favolosi. Prossimamente farò il tutorial sul canale di un ciondolo molto simile a questo. Anziché la pietra centrale utilizzerò cristalli di Fili e Forme, e probabilmente al posto della stellina andremo ad utilizzare un polipetto, o questo oppure quest'altro, che sono in zama.
quindi devo scegliere e devo decidere, però restate qui sul canale per avere tutti quanti gli aggiornamenti. Quindi io vi ringrazio, vi ricordo il codice sconto per fili e forme per voi che mi seguite qui sul canale, che è Briga5. Vi abbraccio, ve lo metto anche qui in sovraimpressione, vi abbraccio tutte, vi lascio al pezzettino di video della produzione in azienda di questi cordini e del meraviglioso soutache. Viva il Made in Italy, vi abbraccio tutte e auguro a tutte come sempre buona creatività. Fermatevi subito, non ve ne andate, guardate per capire da dove parte tutto. Primo passaggio, soutache. Eccolo qua, fasi produttive 7 per un unico soutache. Realtà produttiva, e questo è il nostro sound. E stiamo producendo un bellissimo soutache stellare, realtà produttiva, soutache brillante in produzione. Sound